Oggi torniamo ai fondamentali con una ricetta di polpette veramente sfiziosa. Polpette fatte con la farina di ceci. Sono sicuro che se guardi là nell'armadio, sotto nell'angolino, hai anche tu qualche mezzo sacchetto di farina di ceci da utilizzare. Tra l'altro ricetta facilissima. Procurati una pentola abbastanza comoda. Acqua normale, fredda. Questi sono 600 ml, vedi qui c'è il 500, l'ho riempito fin qua. 600 ml o grammi, la puoi pesare. Se l'acqua è 600, la farina di ceci deve essere un terzo, quindi farina 200, acqua 600. Me la metti là dentro, tutto insieme anche. Zio Rapa farà i grumi, certo che ne fa anche parecchi, ma non preoccuparti che man mano che cuociono si disferanno. Ma se tu li sciogli subito con l'acqua fredda, prima di accendere il fornello, vedrai che si disferanno già praticamente tutti. Un po' di sale, non tanto, perché fai in tempo a metterlo anche dopo, non esagerare. Un giro di olio, extravergine, di oliva, del rosmarino tritato. Guarda i grumini, vedi che c'è qualche grumino? Non ti preoccupare, lascialo dentro. Pepe, 250 kg. Accendi il fornello, fuoco medio. Devi stare qui con un po' di pazienza. All'inizio digeri con calma, poi dopo bisogna accelerare un pochino. Bisogna fare una specie di polenta. Non lasciarlo qua perché ti si attacca, ti si raggruma, devi stare qui a girare. Dopo qualche minuto vedi i primi vapori, insisti un po' di più nel girare, farà un po' più di raggrumamenti, ma non ti preoccupare, finché riesci utilizzi la frusta girando abbastanza velocemente. Per quello ti ho detto di non preoccuparti dei grumi, perché in questa fase ne fa 200.000, ma sono grumi buoni, non sono grumi cattivi. Quando non ce la fai più con la frusta, che vedi che fai fatica, togliti un attimo dal fornello, senza ansia, non ti preoccupare, pulisci la frusta e vai di badile. Devi cuocerla per circa 10 minuti, se sei in difficoltà la togli un attimo dal fornello, la devi far diventare un po' più solida di com'è, devi farla diventare tipo una polenta. Ti faccio notare che sono spariti i grumi, è per quello che non l'ho setacciato all'inizio, non sono stato lì con tante menate, ho messo dentro tutto insieme, perché quando arrivi in questa fase qua i grumi si disfano. Cotta 10 minuti, la vedi che è bella densa, bella spessa, la togli dal fornello. Fino adesso ti ho fatto vedere il condimento base, il rosmarino perché comunque va cotto, sale, pepe e un po' di olio, e ti puoi fermare così. Invece se la vuoi più gustosa, più saporita, più speziata, ci puoi mettere per esempio dell'aglio in polvere oppure dell'aglio fresco ma tritato molto fine, e se ti piace l'odore d'ascella pezzata ci metti anche una punta di comino, che con i ceci ci sta molto bene. Come vedi a casa nostra ne abbiamo poco perché ne usiamo poco. Con i ceci sta benissimo, l'odore all'inizio è brutto ma dopo è buonissimo. Un'ultima mischiata. Adesso non ti devi spaventare perché diventerà un po' grumoloso, un po' si asciuga, e la pellicina che ha fatto sopra, che l'ho mischiata un paio di volte, è dentro a pezzetti, ma non dà fastidio, non ti devi assolutamente preoccupare. Si rassoderà praticamente a vista d'occhio. Lasciala intiepidire 10 minuti. Facciamo le polpette. Ci servirà un piatto, dell'acqua fredda nella stessa ciotola di prima e un cacciapelle. È importante che il composto sia ancora caldo. Ma sai che mi sono dimenticato di metterci la scorza di limone? La mettiamo dopo. Nel sugo la mettiamo, dai. Mettiamo il sugo. Mani pulite, unghie corte, bagnare le mani, uno fa le palle e l'altro le arrotonda. Importante che le mani siano belle bagnate e bisogna arrotolarle tanto, perché se no non stanno insieme. Vedete, più si raffredda il composto, più tende a rompersi. Sembra di essere a gelataia. Ma se uno non ce l'ha l'attrezzo per le palle? Usa un cucchiaio, anche se non vengono tutte uguali fa niente. Ti do un consiglio che vale un po' per tutte le polpette. Tu le mani sì, bagnale, però non inzuppate, poca acqua, magari ne bagni una sola. Arrotoli un po', dopo un po' la pallina diventa un po' appiccicosa, la pressi un pochino e la giri tanto e creerà all'esterno una specie di pellicola che dopo non farà rompere la polpetta in cottura. Stessa pentola di prima, gli dai una sciacquata, così a fine ricetta non hai una montagna di pentole nel lavandino. Le polpette queste qua le puoi fare anche la sera per la mattina per la sera, ti puoi portare avanti. Adesso le lasciamo qui un attimo, dopo ti faccio vedere cosa facciamo. Facciamo il sughetto. Puoi fare un semplicissimo sugo di pomodoro, anche solo aglio, olio, pomodoro e basilico. Io voglio fare una cosa un po' più condita, un po' più ricca, perché con i ceci ci sta bene un condimento un po' più ricco. Una cipolla dolce, una carota, e se è stagione ci puoi mettere dentro anche un peperone dolce. Gli amici del colesterolo, se vogliono imporcare un po' la ricetta, dentro nel soffritto ci mettono dentro un po' di guanciale, un po' di pancetta o qualsiasi altra cosa gli passi per la testa. Le verdure che hai scelto le puoi fare a strisce, a cubette, a quadratoni, tagliate grosse, tagliate piccole, come più ti piacciono. Io le faccio a righe, così, e poi dopo gli do 4 coltellate. Davvero 4, guarda, metto in fila 1, 2, 3, 4. Anche la cipolla, vedi tu, o la fai a julienne oppure la fai a pezzettoni, a mezza julienne, così va benissimo.
2 giri d'olio, accendi il fornello e fai rosolare per bene. Io ci metto dentro anche questo mezzo peperoncino che avevo in giro secco, lo sbriciolo bene, tu fai un po' come preferisci. Se cerchi qualche ricetta la puoi trovare sul sito ziorapa.it, gratuito, senza pubblicità, e puoi anche stampare le ricette. Oppure trovi la ricetta anche nella descrizione del video, vai sotto il titolo che la trovi. Quando vedrai le verdure così appassite e rosolate, e da crude erano circa 300 grammi, puoi aggiungere la salsa di pomodoro. Anche questa qui sono circa 300-400 grammi di passata, dipende da quanto è concentrata. Fai il risciacquino del barattolo, un po' abbondante perché deve cuocere un pochino sta salsa, perché deve cuocere bene la cipolla. Aggiusti di sale, un pochino. Se è estate ci metti un po' di basilico, se è inverno ci metti l'origano secco. Quando inizia a bollire abbassi un pochino il fornello e lo lasci cuocere per circa 30-40 minuti. Intanto le polpette si sono raffreddate, si sono rassodate bene. Ora tu hai da fare una scelta. Quando il sugo sarà pronto, se è troppo asciutto magari gli metti ancora un goccino d'acqua dopo, puoi mettere dentro direttamente le polpette così come sono, le fai cuocere 5 minuti nel sugo, non di più, e sono pronte. Altrimenti, se le vuoi più buone, più gustose, le possiamo friggere, anche perché sono buone anche da fritte. Io ti faccio vedere a friggerle, tu fai come preferisci. Non occorre infarinare le polpette perché comunque si sono già asciugate raffreddandosi e poi farebbero una pellicina inutile. Le prendi una alla volta, le metti su un cucchiaio, abbondante olio, vedi che uso una pentola più piccola ma con uno spessore più alto, quindi ho messo anche un pochino troppo. Comunque l'appoggi su un cucchiaio per non scottarti, temperatura intorno ai 165 gradi circa, e le metti dentro una alla volta. Ne friggi 4-5 alla volta, non di più nella pentolina, altrimenti mandi giù la temperatura dell'olio e poi friggono male. Quando le vedi così dorate, se vuoi anche un po' di più, ma comunque così appena appena dorate, vanno benissimo, e le appoggi su della carta assorbente. Queste polpette fritte ci metti sopra un pochino di sale appena appena, una spremuta di limone fresco, le puoi mangiare anche così o metterle anche dentro nel pane, perché alla fine sono tipo panelle palermitane, tipo Passata la mezz'ora controlla il sapore del sugo, se manca il sale, controlla la cottura delle verdure che siano ben cotte e verifica che sia così un pochino liquido, e ci metti le polpette che ci devono stare dentro insieme per 5 minuti. Metti le polpette in un piatto oppure metti a tavola tutta la pentola che fai prima. Facoltativa, una bella grattata di scorza di limone fresca sopra alla fine. Dimmi che non è un piatto commovente. E adesso sai cosa gli mettiamo vicino? Stamattina ho sperimentato un pane, lievitazione lunga, l'ho fatto con il lievito madre, però si è abbassato un pochino, speravo di farlo più alto, ma vediamo com'è venuto. L'odore è buono, è abbastanza leggero, ha una bella crosta, e vediamo il risultato. Beh dai, non è malvagio, poteva venire meglio, ma dai, alla fine è un bel pane. Io punto direttamente alla pentola. Io punto tutte le polpette, ne scelgo una con sul limone. Io scelgo invece il metodo a vanga, ma l'assaggio deve essere a bestia. Come sono? Si sciolgono in bocca, vanno giù anche se sei senza denti, morbidissime. Ti faccio vedere la tecnica corretta per mangiare le polpette in generale. Apri il pane, deve essere una parte vicino a un angolo. Apri il pane così, ci metti la polpetta, una buona dose di sugo intorno alla polpetta e un filo di olio motore che lubrifica, fa andare giù bene tutto quanto. Se ringrazia la Beatrice che ha registrato tutta la puntata e mi aiuterà a sistemare sto casino di briciole. Se ti è piaciuta la ricetta delle polpette, lascia un bel pollice in su sotto questo video. E iscriviti al canale così non ti perderai le prossime ricette, anche quelle del pane.